Innanzitutto ti saluto e ti ringrazio di essere qui. Ti ricordo di iscriverti al canale e dopo che avrai visto il video di leggere i riferimenti che io posterò qui sotto. In questo video ti parlo di tratteggio, dal verbo tratteggiare, che definisce una pratica del disegno relativa a un procedimento specifico per ottenere il chiaroscuro. Io lo definirei più precisamente e personalmente una composizione formale di segni, di cui si ha bisogno per ottenere un effetto grafico, che può anche rappresentare il chiaroscuro, ma che ha la specificità di dare un carattere ben preciso al disegno e che non può essere che di omogeneità. Nel mio caso, ottenuto con la matita o con la penna, e quindi con la grafite o con l'inchiostro. Si può anche disegnare con il pennello o con altri medium. Medium è la parola che definisce il mezzo. Ma io mi focalizzerò sull'uso che se ne fa, o meglio, che io ne faccio con la penna o con la matita. Quindi con la grafite o con l'inchiostro. Ed è da qui che si deve partire, dalla costruzione di questa esperienza. I miei consigli sono relativi a ciò che io ho imparato e che mi piace condividere con te. Dopo questa premessa iniziamo dicendo che molti affermano che vi siano dei modi canonici e imprescindibili per cominciare con questa pratica. È importante per me però sottolineare il carattere personale di ciò che dico. Non esistono dogmi, nessuna verità può essere detta sull'arte se non che lo sia relativa, in questo caso e nel mio caso, all'esperienza e quindi alla mia esperienza. Ad esempio, che il tratteggio cosiddetto incrociato sia la base di partenza per questo apprendimento, che riguarda il chiaroscuro ovviamente, può essere corretto se prendiamo questa affermazione per lo sviluppo della pratica disciplinante del disegno, consapevoli che con il tempo si potrà modificare, si potrà superare e si potrà soprattutto personalizzare. Partiamo con ciò che all'inizio non dobbiamo fare. Questo, ad esempio, è ciò che dobbiamo evitare, di condurre una linea spezzata e continua, perché questo tipo di tratto unito, eseguito in questo modo, non aiuta la mano ad esercitarsi in maniera controllata. Sviluppiamo invece il tratteggio in questo modo. All'inizio definiamo 4 categorie di segni: verticale, orizzontale, diagonale verso sinistra e diagonale verso destra. Non vi chiedo tanto, ma sarebbe buona pratica riempire degli interi fogli con questi segni. Se avete la costanza, sarebbe veramente buona pratica farlo. Dei semplici fogli di fotocopie e riempirli di questi segni. Questi 4 segni li sovrapponiamo e in modo graduale riempiamo 4 spazi. Tutti e 4 gli spazi verranno riempiti dal segno verticale, sovrapponendo solo 3 spazi con quello orizzontale, sovrapponendo ancora solo 2 spazi con quello diagonale per un verso e l'ultimo spazio in diagonale per l'altro verso. In questo modo si otterrà una certa gradualità di sfumatura. Adesso cercate di concentrarvi su ciò che faccio e non ci sarà assolutamente bisogno della mia voce.
hai notato che il metodo è molto rigoroso ed ha un approccio assolutamente didattico. Ha le caratteristiche, infatti, di essere fruibile da chiunque voglia esercitarsi con la pratica del tratteggio. Una cosa balza subito agli occhi, che questo tipo di tratteggio non è graduale, non è sfumato gradualmente, ma vi sono 4 scalini. È come se in una scala musicale mancassero delle note, però tutte le note fossero eseguite conseguenzialmente, quindi dalla più bassa alla più alta. Per ora questo non è importante. È importante che la mano cominci a far pratica per poter poi applicare questo metodo su un soggetto a cui noi destineremo questo intreccio di segni. Una volta che noi avremo interiorizzato questo esercizio, potremo cominciare a pensare di superarlo. Ma questo avverrà in modo molto graduale. Ora è il tempo dell'esercizio e della costanza. 2 punti chiave per ottenere i risultati che noi vogliamo. Chi comincia a disegnare deve cominciare a percepire il piacere del gesto, il piacere del segno, indipendentemente da quello che è il soggetto. Più ci concentreremo sul segno e meno sul soggetto, e più progrediremo. Senza un'adeguata collaborazione fra volontà ed esecuzione non ci sarà mai rappresentazione. Spero che tu voglia iniziare a provare questa sensazione, la sensazione di questo equilibrio necessario. Prova a fare questo piccolo esercizio con costanza e se ti fa piacere aggiungi nei commenti sotto il video la tua esperienza. Raccontaci la tua esperienza nel fare questo esercizio e che tipo di sensazione può averti dato. E sarà una condivisione utile per tutti. Ora ti lascio mostrandoti uno step successivo che potrebbe essere materia per uno dei prossimi video. Ti ricordo di cliccare sul tasto iscriviti e mi raccomando non te ne andare perché ti voglio far vedere un passaggio successivo, un tratteggio più rifinito, che, come ho detto prima, potrebbe essere, se questo può interessare, occasione per un altro video. Ricordati di iscriverti e non mi resta che ringraziarti per essere stato qui e ti auguro buona giornata. A presto.